Bene, buongiorno. Stamattina ci spingeremo ancora più a est. Andiamo dopo Midyat al Mor Gabriel Monastery e poi visitina a Midyat. Lo scotto da pagare sicuramente sarà il caldo, ce lo sappiamo. Emanuela? Sì, lo sappiamo. Lo sappiamo, Emanuela è arrabbiata perché c'è caldo? Non sono arrabbiata. Non è arrabbiata. È che c'è caldo. Purtroppo oggi e domani le temperature saranno più o meno di circa 40 gradi a un certo punto, ma noi siamo temerari, noi siamo motociclisti temerari e quindi procediamo. Andiamo avanti che sono già le 10:15, siamo leggermente in ritardo. Dopo aver fatto un po' di chilometri nella valle che ospita il monastero di Mor Gabriel, non c'è nessuno, c'è caldo, tempo soleggiatissimo, fa caldissimo e questa è l'entrata. Adesso procediamo e poi magari facciamo una piccola descrizione. Allora, ci hanno buttato fuori dal monastero perché è chiuso e apre a luna. Ovviamente su internet questa indicazione non c'era. Queste sono le mura. E niente, ci siamo comprati un gelato. Aspetteremo, una volta che siamo cacchi e facciamo, veniamo. Questo è il punto più est della nostra visita. Che è? No, che ci sono gli alberi di Gils, so come passare il tempo. Ci sono i gelsi, ma non so se ci sono gli alberi, se ne sono già raccolti. Lì, quello è un albero di Gils. Ah, ok. Se ci arrivi. Bene, visto che stiamo facendo la pausa gelato, diciamo giusto due parole su questo importantissimo monastero. Nel frattempo Emanuela si sta raccogliendo i gelsi, non so se è riuscito a vedere. Siamo fuori dalle mura sotto un albero di gelsi all'ombra perché sennò sarebbe impossibile stare sotto il sole. Il monastero in turco si chiama Deirulumur Manasteri, se non sbaglio. Qual è la particolarità di questo monastero? Intanto che è uno dei più antichi della storia cristiana nel mondo. Si trova a Tur Abdin, quindi una provincia ad est della città di Midyat, ed è tuttora uno dei più importanti della chiesa ortodossa siriaca. La sede vescovile del vescovo di Tur Abdin, che tutt'oggi vi dimora, insieme al personale che è necessario per le funzioni e anche per la sussistenza del monastero stesso. La posizione geografica è una posizione un po', diciamo, non è collegata benissimo alle città, a parte per la strada nuova. Di fatto non è una zona di passaggio, ci devi venire apposta. Le origini del monastero risalgono alla tarda antichità e fu fondata, le prime basi del monastero sono state datate a poco prima del 400 dal discepolo Samuele e successivamente dal discepolo Simone. Poi la sua importanza nel VI secolo. Non è la mangia? Vediamo. Mangi? Sciacquatela almeno, no? Ma sì, salute. Ok. Nel VI secolo, quindi diciamo che vivevano al suo interno circa 1000 monaci, tra cui il più importante è Mor Gabriel di Bet Hustan, che ha sorretto questo monastero dal 634 al 668. E addirittura poi nel VII secolo questo monastero ne prese addirittura il nome. E al suo interno era presente una antichissima biblioteca con migliaia di manoscritti, purtroppo oggi ormai andati. Parte però di queste antiche scritture sono ancora presenti al British Museum. E uno dei più importanti monaci che sono usciti da questo monastero è Filosseno di Mabuj, un importante oppositore del calcedonismo. Il monastero poi divenne una diocesi indipendente fino al 1915 e in quell'anno, durante il genocidio delle minoranze cristiane, tutti gli abitanti del monastero furono uccisi dai curdi su istigazione del governo ottomano. Oggi chissà se potrebbe succedere una cosa del genere, anche perché molti curdi sono di fatto cristiani. Solo nel 1919 il monastero è stato riaperto e ristrutturato e il governo turco poi lo chiuse al pubblico fino al 1980. Poi nei decenni successivi, quando fu riaperto in effetti, sono state installate le forniture dell'acqua, dell'elettricità. Diciamo è stata data una possibilità a questo monastero, forse anche in segno di apertura da parte del governo turco nei confronti delle popolazioni che professano questo credo. Lo scopo principale di questo monastero è quello di mantenere vivo il cristianesimo ortodosso siriaco
nella terra in cui effettivamente è nato. So per certo che non ci saranno neanche guide, quindi tutto ciò che vedremo magari ci sarà anonimo e bisognerà approfondire nel tempo. Si potrebbe accostare l'importanza di questo monastero al patriarcato presente ad esempio a Istanbul, un qualcosa che è una macchia nera rispetto a un foglio tutto bianco. Non devi portare bevande, cibo, dicono qua nelle informazioni. Però te la vendono, Però ok? te le vendono? Basta. Quindi non possiamo parlare con le suore? No, e non devi neanche riprenderle il clero. Dico. Ok. Quindi niente videocamera all'interno. Sta minchia. Meglio, riapertura per l'orario di visita e stiamo per entrare al monastero. Allora, sti fighi di Arusa forse non vogliono che uso la GoPro, però ora ci avvio umano. Ah, Catanisi, che mano quando volete, un nuote. Guardate che bello l'esterno. Si possono anche intravedere le 3 cupole. Emanuela, bellissima come sempre. La mia fonte di ispirazione totale. Da notare le architetture principali. La lavorazione è molto particolare, tanto delle cupole quanto dei muri. E qui c'è la mia bellissima musa siriaco-cristiana. Sei mia amore siriaco-cristiano? Sì. Sì, sì. Ok. In questo momento sì. Questa è la sala della grande chiesa. No? All'interno della prima cappella, questo è l'antichissimo mosaico del 400. Il battistero rifatto, che era stato distrutto. Purtroppo non si può entrare, ma si può vedere la sua estrema bellezza. La visita al monastero praticamente è finita, è molto semplice tra le altre cose. Purtroppo chiaramente non c'è molto in inglese, c'è una brochure però che noi abbiamo tra virgolette pagato tra le altre cose, ma più che altro come souvenir, che è questa qui, ci sono spiegato un po' di cosine, e magari poi copieremo qualcosa in descrizione sotto il video di questa visita. Ho chiesto alla guida se rispetto alla vecchia struttura è stato aggiunto qualcosa di nuovo che non è possibile visitare. Sostanzialmente mi ha detto di no, il monastero è questo, è quello originale, chiaramente rivisitato nei secoli, perché chiaramente è stato rivisitato, è molto bello, ha una geometria molto particolare, non saprei neanche definirla perché abbiamo archi, abbiamo questa pietra bianca che effettivamente è molto, molto appariscente. All'occhio dà veramente un bellissimo risultato. Tra l'altro questo monastero abbiamo scoperto che viene frequentato anche da coloro che chiedono delle grazie a Dio. La gente viene, accende una candela per chiedere delle grazie. Peccato che non ci sono candele da accendere. Peccato che non ci sono candele da accendere perché insomma una l'avremmo accesa anche per... sai, non ci credi, però Non si sa mai. come quando attraversa il gatto nero, che insomma quando attraversa il gatto nero tutti si toccano, però nessuno ci crede. Quelle porte, tra l'altro, sono
le porte di chi vive effettivamente ancora qui. E guardate l'armonia nella costruzione, guardate i lavori sulla pietra in rilievo. Questa è pietra in rilievo, non è gesso. Rispetto a altre forme di costruzione dove si usa il gesso anche per comodità, qui effettivamente non lo si usa, è tutta pietra lavorata. Bene, e adesso cosa dobbiamo dire, Manuela? Che fa caldo, che andiamo via. Andiamo via, andiamo a Midyat, andiamo a bere qualcosa al centro di Midyat, ok? La visita a Mor Gabriel Monasteri è finita, ce la siamo strasudata, ok? Ce ne possiamo andare? Che ne pensi? Ti è piaciuto? Sì. Ciao! Bene, siamo arrivati a Midyat, questo è un giretto tra le viuzze di Midyat, città che sconosco, che però è ancora più classica rispetto a Mardin, come si può anche vedere. Già abbiamo fatto un pezzettino di strada, non l'abbiamo ripreso, ma questo è quello che si presenta ai turisti quando arrivano. È molto bella. Ok, qua è dove hanno girato la serie Ercai. Allora, in effetti noi non ce ne è fatto un cazzo della serie TV, se proprio vogliamo essere sinceri, però. Allora, la città è... Ho voluto dare questa informazione. Esatto, la città è molto bella, molto storica e molto particolare. Guarda che bello. Tecnicamente sono le formazioni, come sono costruite le case qui, in questo luogo. Non so che cavolo sia, dove cavolo siamo, noi cercavamo un bar in effetti, lo siamo capitati qua dentro. Ovviamente indicazioni zero, ma noi siamo abbastanza temerari. Nonostante i 40 gradi percepiti, saliamo anche le scale e siamo qua. Non so dove. Allora, ce la siamo sudata. Allora, signore e signori, questa è la splendida Midyat. Influenza medio orientale pura. Caso terroni lignati, cara Emanuela, non mi fanno niente, mi dicono bravo. Sì. Qui c'è Midyat nuova. E questa chiaramente è una delle tante terrazze, bar, ristorante della città. Io trovo questa architettura comunque affascinante, anche perché qui non siamo in Medio Oriente come ce lo possiamo immaginare, siamo in Turchia. Sicuramente ci saranno dei palazzi più storici, musei da qualche parte, ma indicazioni sono un po' scarsine. Però guardate che bello. Adesso è tipo fuso il calore. Bene, dopo la pausa ristorativa adesso procediamo verso Mardin. Emanuela? Si è rifocillata di liquidi? Ora è più bella e idratata di prima. È bellissima sotto questo sole turco. Vieni qua, amore, vieni. Vai a vedere tutti quanto sei bella. Hai mai dato un bacio a Mardin? No. Vieni qua. Vedi? Oh, scandalos! Hai visto? Molto molto interessante. Bene, procediamo verso Mardin. Ok, siamo a cena adesso, l'ultima cena a Mardin, in una location molto particolare. Di fronte c'è il... perché non riesco a zoomare con questa minchia di... Dovevo comprare la fotocamera nuova. Guarda, fotocamera nuova. Sì, se no poi te la compri. Me la compro. Basta, non ti ricordo più Lì niente. c'è la fortezza. Questa è la nostra cena. Emanuele ha preso la pide. Che cavolo hai preso tu? Pide? Io volevo la pide vegetariana, ma sembra che la vegetariana la fanno solo col formaggio. Il formaggio non mi andava, quindi ho preso una pide col pollo. Bene, stasera spezie con il pollo e fegato. Questo è il mio fegato.
Guardate che figata. Allora, su spade fotoniche dove c'è infilzato il fegato. Poi c'è un po' di riso sotto. Non è il riso. Non è riso. Che cavolo è? Un'altra cosa. Un'altra cosa è un cereale, però non so che cos'è. Però molto buono. Abbiamo un po' di qualcosina qua come prima. E poi io ho preso l'Airan. L'Airan che è di origine dell'Iran. Ed è un... già l'ho fatto vedere credo in un altro video. È sostanzialmente una specie di latte acido di capra. Ed è molto dissetante. Si serve freddo. Con alcune, per esempio, lo puoi fare con alcune varianti tipo la menta, la cannella. È molto buono, ma soprattutto è molto dissetante. Adesso preparazione valigie. Domani ci aspetta una giornata molto calda, direzione San Liurfa o Urfa. Abbiamo dei punti di passaggio su alcuni punti della mappa non molto precisi. Vediamo che riusciamo a fare durante. Dai, durante. Perché ridi? Non Ok. sto ridendo. Vediamo che riusciamo a fare durante il percorso. Ora non ti riprendo. Da Mardin è tutto. Ci è piaciuto tanto. Amore, ti è piaciuto a te, vero? Sì, È figo qua, no? Mardin. bella. Bella, eh? Mangiamo bene? Pancino? Pancino pieno? Più o meno, dai. Va bene, e niente, quindi adesso andiamo in stanza nella nostra bordel room e prepareremo quello che possiamo preparare. Domani partenza non presto sicuramente, ma purtroppo questo ci precluderà alle ore più fresche, quindi this is our life of motorcyclist, trip advisors and mock. Ti è piaciuta questa? Sì. A presto.